Ciao a tutti, homebrewers e appassionati. Oggi vi racconto la mia cotta numero 73, una birra a bassa fermentazione che ormai brasso solitamente nel mese di marzo come vuole la tradizione. Ispirata alle birre da Oktoberfest, la Märzen. Per la Märzen di quest'anno ho preso spunto da quella dello scorso anno, ero indeciso se alzare lo G e il colore o mantenermi più basso sulla scia delle moderne fast beer. Alla fine ho fatto poche correzioni nel grist, ho incrementato le percentuali di malto monaco e ho aggiunto una luppolatura in hop stand. Obiettivo OG 1.054, FG 1.10, 23 dBU e 14 BC per il colore. La differenza più grande invece riguarderà il programma di mash. Come grist ho programmato 67% di malto Vienna e 25% di Monaco. Come malto speciale ho completato con 8% di Carapils. Ho portato 26 litri d'acqua a 63 gradi e ho fatto il mash-in. Come accennavo, ho previsto un programma di ammostamento rivisto rispetto alla versione precedente. In questa stagione, come avete potuto vedere, sto provando tanto su alcuni stili di birra alla decozione. Anche qui ho seguito quindi lo stesso schema che ho applicato su altre cotte. Avvio l'ammostamento a 63 gradi, dopo 15 minuti ho prelevato un terzo dell'impasto e l'ho spostato in un'altra pentola che ho messo subito a scaldare sul gas. Nel giro di 5 minuti questa è arrivata in ebollizione e l'ho lasciata bollire per 10 minuti. Passati questi 15 minuti ho riversato il decotto in pentola e sfruttando il calore di quest'ultimo passo in rampa per il prossimo step di saccarificazione a 68 gradi. Anche qui lascio per 15 minuti ammostare tutto, gli enzimi disciolti nel mosto hanno bisogno di lavorare sull'impasto che è stato portato in decozione, perché a quelle temperature quella porzione di impasto ha perso i suoi enzimi. Trascorsi 15 minuti prelevo nuovamente un terzo dell'impasto e lo porto in decozione sempre di 10 minuti. Al completamento butto tutto in pentola e vado all'ultimo step di saccarificazione per le alfa-amilasi di 15 minuti a 72 gradi. Completo con un mash out di 10 minuti e faccio ricircolare il mosto sulla griglia per favorire la filtrazione. Qui ho raggiunto una densità iniziale di 1,063. Per lo sparge ho preparato 14 litri d'acqua scaldata a 78 gradi e portata a un pH intorno a 5. Vi mostro qui il nuovo setup che ho allestito per rendere più comodo lo sparge. Dalla pentola di sparge, aprendo la valvola, mando l'acqua ad una semplice pompa magnetica da 10 watt. All'uscita della pompa ho collegato come terminale questa spray ball in acciaio. Regolando il flusso dalla valvola all'uscita dalla pompa, riuscite a gestire come preferite la durata dello sparge. Di questi accessori vi lascio anche il link in descrizione. Completato lo sparge ho misurato una densità pre-boil di 1,043, che mi sembra un po' bassina, ma ho previsto una bollitura di 90 minuti, per cui al momento non ho fatto correzioni. In bollitura lascio bollire per i primi 30 minuti e inizio la luppolatura a meno 60 minuti con 60 g di Hallertau Erzbrucker da appena 2,8% di alfacidi, che conferirà 16 IBU. Seconda gettata a meno 20 minuti con 40 g che ne cederà altri 7, arrivando ai 23 previsti in ricetta. Negli ultimi 10 minuti aggiungo il Protafloc. Infine in raffreddamento aggiungo gli ultimi 80 g di Hallertau in hop stand. Trascorsi 20 minuti di raffreddamento arrivo a 14,5 gradi, tolgo il cestello per il luppolo facendolo scolare perché trattiene veramente tanto mosto, rimuovo la serpentina e stacco la pompa per il whirlpool lasciando agire il Protafloc per 5-10 minuti. Trasferisco in fermentatore. La limpidezza qui ottenuta è veramente ottima, il mosto ha un bel colore intenso e brillante.
Ho misurato una densità iniziale a fine bollitura di 1,051, 4 punti più bassa del previsto, e anche per lo stile sulla carta è troppo bassa. Forse avrei dovuto programmare un OG nella media per lo stile, ma numeri a parte le percezioni finali della birra non dipendono tantissimo da questi piccoli dettagli. Non mi piace aggiungere zuccheri semplici su birre del genere, per cui ho lasciato tutto così com'è. Ho preparato 4 bustine di lievito lager Fermentis V3470, quindi circa 2 grammi per litro. Non sono poche, secondo i calcolatori ce ne vuole così tanto, anche se a mio parere ne basterebbero anche 3. Ho inoculato il lievito e dato una leggera mescolata. Ho messo in frigo e ho programmato il termostato per portare la birra a 10,5 gradi. Avviata la fermentazione ho mantenuto a 10,5 per i primi 5 giorni, quindi inizio un lento rialzo di mezzo grado al giorno e faccio poi una sosta a 15 gradi di altri 7 giorni. Al 16° giorno ho misurato quella che poi è risultata essere la densità finale definitiva di 1,014. Quindi inizio una lagerizzazione con discesa lenta per non stressare il lievito e rimango a 2 gradi per poco meno di 2 settimane. Quindi riporto a temperatura ambiente e mi preparo per l'imbottigliamento che è avvenuto al 36° giorno. Ho preparato lo zucchero per il priming con obiettivo di 2,8 volumi di CO2 per litro. Questa volta ho provato a reidratare il lievito non nella soluzione di priming, ma in una porzione d'acqua che ho sottratto a quella miscelata al destrosio. Questo perché nella soluzione zuccherina il lievito stenta a idratarsi bene e rimangono sempre alcune particelle di lievito non ben reidratato. E ipotizzo anche che questo shock osmotico possa fare alcuni danni a un certo numero di cellule di lievito. Appena reidratato ho aggiunto il lievito alla soluzione zuccherina e ho ottenuto una soluzione omogenea. Ho fatto il priming in bottiglia, ho aperto il fermentatore e ho riempito le bottiglie con il sifone collegato all'asta da travaso. Ho misurato nuovamente l'FG che risulta confermare la precedente lettura di 1,014. Attenuazione apparente non altissima, 72%, è un valore che ho riscontrato anche su altre birre a bassa fermentazione. Non so da cosa potrebbe dipendere, ho fatto una saccarificazione a 63 gradi e ho usato abbondanti dosi di lievito, ma ho comunque ottenuto una densità finale un po' più alta. Si tratta sempre di numeri, però non sarebbe male capire come ottenere una maggiore attenuazione su queste birre. Il pH della birra finita invece si è assestato tra i 4,6 e 4,7, appena sotto la soglia di sicurezza di 4,8, ma anche su questo punto, su questo genere di birre non riesco a scendere più di tanto. Anche in ammostamento, nonostante le ripetute correzioni, a un certo punto è come se il pH non scendesse più, come se qualcosa lo tamponasse. In mesh sono arrivato a 5,6, ma anche a fine bollitura ho registrato sempre lo stesso valore di 5,6. Dopo 4 settimane ho fatto un primo assaggio. Colore ambrato chiaro, buona limpidezza, qui servita fredda fa un po' di condensa nel bicchiere che non aiuta a valutarla bene su questo aspetto. Schiuma non abbondante e di persistenza medio-bassa. Si scompone abbastanza facilmente, anche il tipo di bicchiere non è l'ideale per la sua tenuta, però mi sembra davvero una schiuma molto evanescente. All'aroma si percepisce un delicato panificato con accenno di caramello, luppolo erbaceo e floreale. Al gusto è mediamente dolce, con un amaro forse eccessivo per lo stile, ne percepisco più di quanto avrei voluto. Lascia anche un retrogusto un po' strano, non capisco se deriva dal luppolo o se può essere qualche difetto specifico, sembra qualcosa di balsamico o forse medicinale. La carbonazione è media, il corpo è leggero e buona scorrevolezza, non percepisco astringenza. Il mouthfeel tutto sommato è buono. Come impressioni generali non mi sembra un passo avanti rispetto a quella dello scorso anno.
È molto diversa nella parte maltata e c'è questo strano retrogusto che non ho ancora ben afferrato. Una birra che non mi ha entusiasmato particolarmente, anzi, per le aspettative che avevo l'ho trovato un po' sottotono. Mi aspettavo un maltato più ricco e pronunciato rispetto alla versione precedente, anche per le maggiori percentuali di malto monaco e soprattutto per la doppia decozione. Per quanto riguarda l'amaro e il retrogusto non ben definito, sto ancora cercando di capire quale possa essere la causa. Se possono essere dovuti all'abbondante gettata di luppolo che ho fatto in upstand, che ad essere sincero non era neanche prevista in ricetta, ma rimanendomi in bustina una gran quantità di luppolo all'Ertau, tra l'altro con bassissime percentuali di alfa-acidi, ho deciso poi di gettarlo in aroma quando la temperatura in raffreddamento era scesa sotto gli 80 gradi. Può darsi che però abbia ceduto anche qualcosa di indesiderato. Peccato per questo retrogusto, perché poi alla fine, anche se non era uscita fuori una birra eccezionale, era comunque venuta fuori una birra abbastanza piacevole e bevibile, forse anche troppo per lo stile. In effetti la minore efficienza in ammostamento e la densità finale un po' più alta del previsto hanno dato come risultato una birra di gradazione molto più bassa dei range previsti dal suo stile. Comunque ho in programma di mandarla a un paio di concorsi a cui l'avevo già iscritta e sono curioso di conoscere le impressioni dei giudici e se mi sapranno dire qualcosa in più sulla natura di questo retrogusto anomalo. Vi aggiornerò poi quando avrò in mano le schede di almeno un paio di giudici. Se avete domande o consigli da darmi, scrivetemi qui sotto nei commenti. Per il resto, se il video vi è piaciuto vi invito a lasciare un bel like e se non l'avete ancora fatto, a iscrivervi al canale e attivare le notifiche. Ci vediamo al prossimo video.